Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, l'argomento di oggi è il PDF. Allora, un file che noi veramente utilizziamo, credo, ogni giorno, sia tecnici che prende voi utenti, quindi il classico file che richiede l'apertura ovviamente tramite un programma particolare, quindi un lettore di file PDF, quindi come il Word praticamente che richiede insomma l'applicazione per aprire file Word, quindi in questo caso per esempio il classico Microsoft Office oppure il LibreOffice, insomma tutti i programmi che aprono le applicazioni, quindi le estensioni Word. Lo stesso servirà un programma particolare per aprire le estensioni in PDF. In questo caso il video quindi è soltanto un video di informazione, quindi farvi conoscere e capire quali sono questi programmi, i migliori programmi almeno per me, per aprire i file in PDF oppure incominciare a lavorare con un PDF. È molto più semplice andare a lavorare un file Word perché praticamente con il file Word riusciamo a modificare veramente immediatamente il tutto perché è proprio un programma di scrittura. In questo caso il PDF, dato che è come se è una fotocopia, noi dobbiamo andare ad agire su una fotocopia, il che non è possibile. Trovare dei programmi veramente che modificano PDF è davvero difficilissimo, però io già ai tempi avevo dato una chicca che era il LibreOffice, che è veramente, si può dire, uno dei pochissimi programmi gratuiti, se non forse l'unico, che modifica e riesce ad editare il PDF. Quindi già come il programma di modifica PDF, già sapete che dovete usare insomma ed è adatto il LibreOffice. Però oggi parliamo dei migliori programmi, almeno per me, che servono proprio per aprire i file in PDF in maniera sia gratuita che a pagamento. Quindi cambiando inquadratura vediamo quali sono questi programmi in versione sia free che a pagamento. Allora, il primo programma si può dire quello più famoso che tutti utilizziamo, che almeno tutti abbiamo installato nel nostro computer, è proprio l'Adobe Acrobat Reader o Adobe Acrobat oppure Adobe Reader meglio conosciuto. In questo caso quindi se volete visualizzare, quindi aprire i vostri file in PDF, vi consiglio di andare ad utilizzare proprio l'Adobe Reader, quindi andarla a scaricare cliccando qui su scarica Adobe Reader e procedere all'installazione. Mi raccomando, Adobe è un po' noioso nell'installazione perché non vuole un altro programma sotto che si sta installando, quindi in questo caso se dovete installare Adobe per non cadere insomma in errore di installazione o avere un'installazione completamente fallita, scaricate ed installate soltanto il programmino Adobe Reader, non aprite nel frattempo che c'è l'installazione in corso, in atto, una pagina internet, non fate altre installazioni perché al 100% Adobe Reader non vi si installerà. Quindi se vi serve installare Adobe, mi raccomando, scaricate, chiudete tutte le pagine internet, non utilizzate più il computer e portate a termine l'installazione. Adobe Reader in versione gratuita è davvero uno dei lettori migliori che ci possono essere in commercio come proprio lettore di PDF. Dopodiché andiamo nel LibreOffice. LibreOffice è il top, secondo me, proprio della libreria Office. Questo non solo apre PDF, e come vi ho detto poc'anzi, modifica anche il PDF in versione gratuita, quindi questo programma è completamente open source, significa che è completamente libero e permette veramente di lavorare sia con Office sia scusate con PDF e modificare il PDF, che vi ho detto che è difficilissimo trovare programmi che gratuitamente modificano il PDF. Vi ricordo che già ho fatto un video su LibreOffice, quindi per chi ancora non l'avesse visto consiglio di andarlo a vedere. Dopodiché il LibreOffice, proprio perché viene chiamato Office, è praticamente un clone del nostro Microsoft Office o dell'OpenOffice che è gratuito. Praticamente riesce anche ad aprire e modificare proprio tutta la libreria Office, quindi fogli Excel, fogli Word, PowerPoint, riusciamo a lavorare proprio nel comparto completo di Office. Quindi LibreOffice ve lo consiglio perché è veramente come programma gratuito fatto perfetto. Dopodiché passiamo avanti e possiamo trovare praticamente il nostro Nitro PDF. Nitro PDF ve lo posso consigliare diciamo come ultima analisi, è anche un buon programma, certo è che in fase free ovviamente permette di fare poche cose, però a noi interessa andare a visualizzare soltanto i nostri PDF e quindi il Nitro anche per computer magari un pochettino più datati, che non riescono a montare l'Adobe, che non riescono a montare il Libre perché non hanno proprio quella componente hardware che soddisfa i requisiti minimi, in questo caso magari potete anche provare con il Nitro PDF, quindi ve lo consiglio magari per ultimo, però
tenete conto sempre del Nitro PDF. Dopodiché, anche su computer antichi, possiamo provare anche il nostro Sumatra PDF, quindi che visualizza praticamente i nostri formati PDF, anche gli ebook, quindi se qualcuno ha dei book in formati PUB e MOBI per esempio, è molto leggero, molto veloce, insomma un programmino semplice anche per andare ad aprire i PDF. Quindi e qui mi fermo perché sono soltanto 4 i programmi che io consiglio per andare ad aprire. Quindi ricapitolando, un Adobe Reader, poi abbiamo un LibreOffice, poi abbiamo un Nitro PDF e poi anche un Sumatra. Ora, questi funzionano tutti in maniera free. Quale consiglio invece in modalità a pagamento? Intanto, se dovete soltanto visualizzare PDF, vi consiglio vivamente di installare uno fra i seguenti programmi, quindi incominciando dall'Adobe Reader, dal LibreOffice, dal Sumatra e dal Nitro PDF, se dovete soltanto visualizzare. Se invece vi interessa qualche cosa in più, e per in più intendo andare a modificare PDF, se dovete andare a modificare PDF, il primo software che vi consiglio è il LibreOffice, che abbiamo detto che è in versione gratuita, riesce anche a modificare i PDF, tutti i resti saranno a pagamento. Se invece vi interessa andare a fare qualche cosetta in più, unire PDF, dividere PDF in più pagine, eccetera, eccetera, tutti questi programmi, tranne il LibreOffice diventeranno a pagamento. Quindi c'è la versione gratuita dell'Adobe Reader che vedrà soltanto e farà visualizzare i PDF. Se vogliamo il top di modifica di PDF, quindi unione, divisione, firmare PDF, modificarli, vi consiglio la versione a pagamento stessa dell'Adobe Acrobat Reader, quindi in versione Pro praticamente è il top che possa esistere proprio l'Adobe Reader, quindi in questo caso la versione free fa soltanto da visualizzatore, la versione Pro fa tutto di tutto e di più, quindi vi consiglio proprio l'Adobe Acrobat Reader. Se volete soltanto modificare, visualizzare PDF e lavorare in Office, non esiste la versione Pro, insomma del LibreOffice almeno ho visto che non esiste, potete utilizzare questo sempre in forma gratuita, quindi già installando questo programma in forma gratuita riuscirete a fare veramente parecchie cose. Abbiamo detto non soltanto nel PDF, ma anche nelle strutture Office in generale, quindi Excel, PowerPoint, Word, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché anche il Nitro PDF in versione normale riesce ad aprire i file in PDF, a visualizzare i file in PDF, in versione Pro ovviamente riesce a fare di tutto e di più, quindi modificare eccetera eccetera. Ovviamente in versione Pro tenete sempre, potete anche provare la versione Nitro Pro gratuitamente per un tot di tempo, quindi tenete conto che in versione free fa qualche cosa, ha qualche limitazione, qua potete vedere ovviamente i piani e i prezzi. Tenete sempre conto di questo programma in versione Pro, ovviamente sempre come ultimo, perché abbiamo detto che a pagamento l'Acrobat Reader è uno dei migliori. Dopodiché, come ultimo, ovviamente potete utilizzare sempre il Sumatra in versione free, ovviamente il Sumatra in versione a pagamento, come ho potuto vedere un pochettino, non esiste, è soltanto in versione free. Quindi, se vi interessa una cosa leggera, soprattutto in computer antichi, potete pensare di installare il Sumatra PDF in versione free, quindi soltanto come visualizzatore di immagini. Quindi, ricapitolando velocemente, tutti li possiamo utilizzare in versione free e in versione a pagamento possiamo utilizzare sia l'Adobe Reader Acrobat oppure il Nitro Pro. Ovviamente prima vi consiglio sempre di scaricare l'Adobe Reader, dopodiché possiamo scaricare sempre tutti quanti, per come ho detto poco fa, nella sequenza che vi ho detto poc'anzi. Quindi spero di avervi fatto conoscere almeno quali sono i programmini che possiamo andare ad utilizzare per aprire, visualizzare, modificare, insomma unire, dividere, firmare i PDF, qualche pelletto in più di cosa può fare invece il LibreOffice, che abbiamo detto che si espande alla libreria proprio di Office, quindi Word, Excel, PowerPoint e tutto quello che ne genera prende da un pacchettino Office. Che dirvi, provate e testate questi programmi, li potete tenere tranquillamente tutti in free. Se qualche programma vi piace veramente già in free come lavora, potete pensare di andare a acquistare la versione a pagamento che fa qualche cosetta in più e forse qualche cosetta magari a dire poco, perché in versione a pagamento sono veramente top questi programmi, almeno 2 abbiamo visto di questi 4 programmi. Che dirvi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!